Il tanto atteso match valevole per gli Artist of Stardom Titles tra EXV e Oedo Tai ha finalmente una data. Sì, perché Maika, Mina Shirakawa e Xina affronteranno Natsuko Tora, Momo Watanabe e Tekla domenica 2 giugno in una battaglia che promette di cambiare la Stardom dalle fondamenta. Questo match non ha in palio solo i titoli, no, ci si gioca molto di più. Prima però di procedere con il video vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i futuri contenuti. Inoltre vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto a cui io stesso sto collaborando da ormai qualche mese, un progetto tutto dedicato al mondo del wrestling femminile. Quindi vi consiglio di seguire Donne tra le corde per restare aggiornati con tutto quello che accade nell'universo del wrestling femminile. Come stavo dicendo, Empress Nexus Venus si gioca molto di più che le cinture, si gioca anche la reputazione, perché oltre a difendere i titoli hanno anche da difendere i record che appartengono ai titoli stessi, record saldi nelle mani di Mina Shirakawa che detiene il record di giorni, 291, insieme a Tam Nakano e Unagi Sayaka, e il numero di difese, ben 7, appartenente al trio di cui abbiamo parlato poc'anzi, di quando Mina Shirakawa faceva ancora parte di Cosmic Angels, e da Maika quando lei stessa faceva parte del terzetto rinominato Mai Ime Poi insieme a Himeka e Natsupoi. Record che hanno reso importanti questi titoli, record che Maika e Mina Shirakawa hanno promesso di proteggere, di infrangere, cercando di superare record già scritti da loro stesse. La prima difesa è arrivata il 5 maggio, quando EXV era riuscita a difendere con successo le cinture contro un trio dall'apparenza formidabile, Stars, terzetto composto in quell'occasione da Mayu Iwatani, Anan e Saya Ida. Giusto qualche giorno prima della sfida titolata, Anan aveva dimostrato anche ai più scettici che Empress Nexus Venus era battibile, andando a sconfiggere Mina Shirakawa nel preludio di quello che è poi stato il match titolato di domenica 5 maggio. La battaglia però venne vinta, come detto in precedenza, da Empress Nexus Venus, che difese i titoli per la prima volta da quando li avevano conquistati il 30 marzo contro Gozai. Fatto sta che Oedo Tai, questa è Oedo Tai, il terzetto composto da Natsuko Tora, Momo Watanabe e Tekla, fa davvero paura. Sì, perché da quando Tekla è tornata in Stardom, unendosi a Oedo Tai, la stable capitanata da Natsuko Tora ha subito un cambiamento non indifferente, arrivando a conquistare vittorie su vittorie e ad essere imbattuta per diverse settimane. Questa nuova linfa che Oedo Tai sembra aver appreso da Tekla ha spinto il terzetto in questione a diventare number one contenders a Flashing Champions, vincendo un 5-way gauntlet match. L'intenzione dunque di Oedo Tai è quella di conquistare l'intera Stardom, imponendo la propria legge su tutte le altre stable, specialmente quelle contenenti le idol, che Tekla sembra aver preso di mira volendole estirpare dalla compagnia. Il trio capitanato da Natsuko Tora non è indifferente alla conquista degli Artist of Stardom Titles, e sì, perché lei stessa ha conquistato tali cinture per ben 2 volte. Momo Watanabe invece le ha conquistate 3 volte, mentre Tekla una volta soltanto, esattamente un annetto fa, insieme a Giulia e Mai Sakurai, quando ancora faceva parte di Donna del Mondo. Fatto sta che il match che andremo a vedere domenica 2 giugno tra i Nexus V e Oedo Tai sembra pendere tutto dalla parte di Oedo Tai, o almeno così sembrava fino a qualche giorno fa. Sì, perché nello show di domenica 26 maggio è successo un qualcosa che ha scosso nel profondo Oedo Tai, in particolar modo Momo Watanabe, che è stata invitata da Saya Kamitani a tornare in Queen's Quest.
Ho parlato ampiamente di tutto questo nel secondo episodio di Stardom Weekly, che vi consiglio caldamente di andare a recuperare se non lo avete ancora fatto. Detto ciò, è giusto sottolineare come questo fatto stia facendo chiacchierare parecchio i fans di tutto il mondo, che sono ben aperti a costruire le proprie idee su quanto potrà accadere d'ora in avanti tra Oedo Tai e Queen's Quest, tenendo gli occhi ben aperti su Momo Watanabe, Saya Kamitani e Azumi, che suo malgrado sembrerebbe essere stata coinvolta in tutto ciò. Io credo che sia ancora troppo presto per formulare l'ipotesi sul futuro di Momo Watanabe e quant'altro, anche se non vi nascondo che qualche teoria me la sono fatta anch'io, teorie che per adesso costruisco gelosamente, ma che prima o poi potrei anche condividere con voi. Tornando al match titolato, come detto poc'anzi, i pronostici sembrerebbero pendere tutti dalla parte di Oedo Tai e devo dire che non mi trovo in disaccordo con tutto ciò. Credo proprio anch'io che domenica 2 giugno assisteremo all'incoronamento di nuove campionesse, di nuove Artist of Stardom Champions. Ovviamente da parte mia penso sarebbe più che giusto far proseguire un altro po' il regno di EXV, sì, perché sarebbe bello vedere questa stable creare una propria storia all'interno della compagnia e intorno a questi titoli. Statistiche alla mano, Empress Nexus Venus è in possesso delle cinture da un paio di mesetti e ha solo una difesa all'attivo. Credo dunque che sarebbe cosa buona e giusta continuare questo regno, dando al trio composto da Mina Shirakawa, Maika e Exina l'opportunità di difendere gli Artists of Stardom Titles qualche volta in più, in modo da spezzare definitivamente la maledizione che aleggia sui regni di Mina Shirakawa, una maledizione di cui ho parlato approfonditamente già in passato e di cui non voglio dilungarmi oltre. Penso che sarebbe più che giusto quindi dare finalmente la possibilità a Mina Shirakawa di avere un regno importante di cui se ne potrà parlare anche negli annali, non commettendo lo stesso errore fatto un annetto fa circa, quando Mina Shirakawa perse la White Belt soltanto dopo pochi giorni di regno. Le cose in Stardom sono cambiate parecchio ultimamente e stanno cambiando ancora in realtà per via di cambiamenti gestionali molto importanti. Sarà quindi anche cambiato il modo di gestire i regni della Shirakawa? Chissà. D'altro canto, la vittoria di Oedo Tai porterebbe ad un qualcosa che in chiave storyline sarebbe tutta da scoprire. Sì, perché Momo Watanabe potrebbe vincere il titolo avanzando però dei pensieri intriganti verso Queen's Quest, che non farebbe bene al suo regno e né tantomeno a quello delle sue amiche. Chissà, forse, non so, sto volando troppo con la fantasia, vedremo. Fatto sta che il match di domenica 2 giugno, valevole per gli Artist of Stardom Titles, terrà tutti col fiato sospeso e ci farà parlare di esso per i giorni a venire. Ora però, parola a voi. Nella sezione community troverete un sondaggio proprio dedicato al match di cui ho parlato quest'oggi, quindi se non avete ancora votato correte a farlo. Detto ciò, vi invito anche a lasciare un commento su quanto detto da me in questo video. Sono molto curioso di scoprire i vostri pensieri. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al termine del video, dunque non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento ad un prossimo contenuto. Grazie di cuore a tutti voi. See you next time. Bye bye!